Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di un film fantasy del 2023 chiamato Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri. Buona visione! In una terra desolata di ghiaccio, degli uomini portano un orco criminale in una prigione. Il malvivente incontra i suoi compagni di cella, Edgin e Olga. Edgin gli dice di comportarsi bene, ma l'orco infastidisce Olga, che gli rompe le ginocchia e lo colpisce in faccia. Il giorno dopo, Edgin e Olga vengono portati davanti al consiglio di assoluzione per chiedere il perdono. Edgin comincia con raccontare la sua storia e il perché sono lì. Anni prima, Edgin era un membro della fazione degli Arpisti, un gruppo di spie che combatteva contro il male. Combatteva contro mercenari e banditi, e portava i maghi rossi malvagi alla giustizia. A casa tornava da sua moglie Zia e sua figlia Kira. A Zia non disturbava il fatto che fossero poveri, poiché credeva che il marito combattesse per un mondo migliore. Una notte, tornando a casa, l'uomo vide dei maghi rossi. Precipitatisi a casa, l'uomo trovò la moglie morente, che con le ultime forze disse all'uomo che aveva nascosto la figlia nel muro. Quel giorno, la devozione di Edgin per la giustizia morì con la donna. Era difficile per l'uomo crescere la figlia da solo, e per questo andava ripetutamente a ubriacarsi fin quando un giorno non incontrò Olga, che venne bandita dalla sua tribù per essersi innamorata di uno straniero. Olga decise di aiutare Edgin a crescere la bambina, ma non diventarono mai una coppia, avevano semplicemente una relazione basata sul rispetto reciproco. Provarono a vivere onestamente, ma sopravvivere stava diventando complicato, quindi i due cominciarono a rubare. Cominciarono con i gioielli, e recuperarono anche una collana che dona l'invisibilità, che donarono a una ora più grande Kira per tenerla al sicuro. Kira cominciò a rubare con loro, e col tempo reclutarono anche lo stregone Simon e il ladro Forge. Ciò gli permise di mettere le mani su tesori più grandi, ma c'erano delle regole, non potevano ferire nessuno e potevano rubare solo dai ricchi. Le cose cambiarono quando incontrarono la maga Sofina, che gli chiese aiuto per derubare un ex roccaforte degli arpisti. Edgin all'inizio si rifiutò, ma Forge lo convinse dicendo all'uomo che la roccaforte conteneva anche la tavola della resurrezione, che Edgin avrebbe potuto usare per resuscitare la moglie. Visto che questo posto era più pericoloso del solito, Edgin disse a Kira di restare a casa. L'uomo decise di non dire niente della tavola alla figlia nel caso in cui il piano non funzionasse. La squadra entrò con successo nella roccaforte e Sofina prese un corno luminoso strano. Edgin prese la tavola, ma ciò attivò una trappola che fece venire tutte le guardie. Sofina colpì le guardie e usò un incantesimo per fermare il tempo, che intrappolò Olga ed Edgin. Prima che gli altri scappassero, Edgin diede la tavola a Forge e disse di tenere Kira al sicuro. Mentre Edgin finisce la storia, arriva l'ultimo membro del consiglio, che si rivela essere una creatura simile ad un uccello. I due non esitano, e gli saltano addosso per rompere la finestra, usando le ali della creatura per scappare in maniera sicura, nonostante il consiglio fosse pronto per approvare il perdono. Liberi, i due ritornano a casa, e scoprono che è rimasta vuota da un po'. Dopo, vanno nella taverna dove discutono come trovare Kira, e scoprono che ora Forge è il signore di Neverwinter. Dopo un lungo viaggio, raggiungono il posto. Al castello del signore, si riuniscono con Kira, che è più contenta di vedere Olga che il suo stesso padre, che l'ha abbandonata per motivi egoistici. Dopo incontrano Forge, che ha usato le ricchezze rubate alla roccaforte per diventare il signore di Neverwinter e Sofina è ora la sua consigliera. Edgin poi scopre che Forge ha detto a Kira che il padre è stato arrestato per aver rubato gioielli e non per la tavola della resurrezione. Inoltre ci sono delle taglie sulla loro testa, il ciò prova che non sono stati rilasciati legalmente. Ferita, la bambina lascia la stanza, e Forge dice ai due che non gli consegnerà Kira o la tavola. Edgin e Olga provano ad attaccare Forge, ma Sofina usa la magia per intrappolarli, rivelando che i due hanno lavorato insieme per tradire il resto del team durante la scorsa rapina alla roccaforte. Forge ordina di imprigionare i due, ma Sofina cambia l'ordine in esecuzione mentre Forge non guarda. Il duo sta per essere giustiziato, ma Olga combatte le guardie. Le sue abilità barbariche rendono la battaglia facile, e tutti i soldati vengono stesi. La donna poi ruba un'ascia prima di scappare con Edgin. Dopo tutto ciò, Forge dice a Kira che i due l'hanno abbandonata di nuovo. Olga ed Edgin sono d'accordo sul salvare Kira e recuperare la tavola, e per l'impresa avranno bisogno di un team. Prima cercano Simon, che ormai fa magie stupide per intrattenimento, che però si rivelano essere un diversivo per rubare le ricchezze agli spettatori. Quando il mago vede i suoi vecchi amici, l'incantesimo si interrompe e la folla si scaglia verso di lui. Gli spettatori provano ad attaccare Simon, che si difende con la magia. Purtroppo, non è un bravo mago e ha difficoltà con gli incantesimi, e finisce per autolanciarsi dalla finestra. Fortunatamente però, Olga lo prende al volo. Simon decide di aiutare nell'impresa,
precisando però che la sua magia non è abbastanza per battere Sofina. Per entrare avranno bisogno di una druida, e Simone ne conosce una. Il trio poi si sposta e assiste a una druida che sta per essere uccisa. All'improvviso un cavallo impazzisce e si trasforma in un gufo orso, rivelando che è lei l'alleata di Simone. La creatura stende tutti gli uomini e salva l'amica, prima di ritrasformarsi in Doric e scappare con la ragazza. Il trio poi incontra Doric a casa sua nel bosco, e scopre che la ragazza non si fida degli umani perché la sua famiglia l'ha abbandonata per essere una tiefling. Tuttavia la ragazza odia Forge, perché ha distrutto la sua casa e ucciso la sua gente, quindi accetta di aiutare. Nel frattempo, Sofina si rivela essere una maga rossa, e parla con il suo maestro, il Lich Sastam. Il maestro le ha affidato l'esecuzione del suo piano, e per questo la donna ha manipolato Forge a riportare i giochi dell'Alto Sole nel regno. Dopo, la maga si unisce a Forge, e con questi incontra gli altri signori per parlare dei giochi. Il castello ha una stanza, protetta da un antico sigillo, nella quale verranno messe tutte le ricchezze dalle scommesse. Sofina all'improvviso avverte una presenza e indica un insetto, che si rivela essere Doric, che usava le sue abilità per spiare. Le guardie provano a catturarla, ma Doric riesce a scappare trasformandosi in molti animali. Mentre schiva delle frecce, si scontra contro una bandiera e cade, ma atterra come un gatto e si trasforma in un cervo per scappare più velocemente. La druida racconta al gruppo della malvagità di Sofina e della stanza protetta dal sigillo. Simone non può rompere il sigillo se non con l'elmo della disgiunzione, che è andato perduto anni fa. Olga dice che la sua gente ha combattuto il culto del dragone, quindi loro possono sapere qualcosa. Nel frattempo, Sofina ingaggia un assassino per cacciare il team, a cui ordina pure di uccidere tutte le guardie che hanno lasciato scappare Doric. Il gruppo si ferma nella vecchia casa di Olga, permettendo alla donna di recuperare le sue vecchie cose e vedere il suo ex marito, che si è risposato, ma è ancora amichevole nei confronti di Olga. La sera, il gruppo raggiunge un cimitero, e grazie alla magia di Simone, il gruppo interroga i cadaveri. Ogni cadavere racconta un pezzo di storia riguardante la battaglia in cui sono morti, dicendo sempre che qualcuno aveva preso l'elmo. Dopo aver interrogato altri corpi, il gruppo scopre che l'elmo fu passato a Zenk, da dei, lo stesso luogo da cui provengono i maghi rossi. Egin non si fida dei Taiani perché hanno ucciso zia, ma gli altri spiegano all'uomo che Zenk era un paladino e lo convincono a fidarsi. Giorni dopo, la squadra assiste a un atto di eroismo di Zenk. L'uomo infatti riesce a calmare una creatura marina e salvare il bambino che aveva inghiottito. Hanno un incontro con lui e gli dicono di Sofina, quindi Zenk spiega tutta la storia dei maghi rossi. Sastam usò un corno magico per rilasciare un incantesimo capace di consumare l'anima di tutti coloro che entravano in contatto con la magia, schiavizzandoli. Con il suo esercito, Sastam conquistò dei, ma per ora i suoi poteri non possono oltrepassare i confini, quindi Zenk sospetta che Sofina lo stia aiutando ad espandere il suo territorio. Zenk accetta di dare l'elmo alla squadra solo dopo che Egin promette di distribuire la ricchezza di Forge alle persone di Neverwinter. Il team poi si mette in cammino verso il luogo in cui l'elmo è nascosto. Mentre attraversano la foresta, Zenk parla del potere oscuro di Sastam, e di come questo ha corrotto anche brave persone, rendendole schiave del male. E questo è il motivo per cui si è allontanato dai maghi rossi, decidendo di usare la magia per fare del bene. Zenk riuscì a malapena a scappare dall'incantesimo, che gli lasciò un marchio sulla fronte. Nel frattempo, l'assassino di Sofina continua a seguirli in segreto. Il gruppo poi salta in un buco per raggiungere la città sotterranea. Ci sono delle creature in giro, ma il team viene ignorato perché questi mostri mangiano solo persone intelligenti. Dopo, devono oltrepassare un baratro attraverso un ponte pieno di trappole. Zenk sa come evitarle, ma Simone si distrae e attiva un meccanismo che fa collassare il ponte. Olga cerca una corda nella sua borsa, e Simone nota un bastone che la donna aveva rubato a un mago anni prima. Si scopre che quel bastone è magico, ed è capace di aprire portali fino a 450 metri di distanza. Il team riesce quindi a continuare il percorso, e Zenk recupera l'elmo. In quel momento però, vengono raggiunti dagli assassini di Sofina. Zenk usa le sue abilità per stendere gli uomini e combattere contro il leader, che riesce a sconfiggere. Ma è tutto inutile, visto infatti che i Taiani sono non morti, continuano a rialzarsi. La squadra tenta di scappare ma si ritrova la strada sbarrata da un drago molto grasso, che li rincorre e si mangia i Taiani. La squadra scappa dalla creatura, che causa distruzione, cercando di evitare tutti i detriti. Simone crea un portale e manda il team in una piattaforma, che il drago incurva, mandando Egin verso la sua bocca. Fortunatamente, arriva Zenk che lo infilza nella testa. Il drago però non è morto, e li insegue fino a intrappolarli in una caverna che si riempie di acqua salata. Questo fa venire un'idea a Egin. Si nascondono sott'acqua e fanno provocare a Olga il drago,
fino a quando non sputa elettricità. Dopo Simone usa una fiamma per provocare un'esplosione che distrugge la caverna, permettendo al team di scappare nuotando. Dopo essere arrivati a riva, Zeng saluta gli altri e torna a casa. Simone prova a usare l'elmo e incontra il suo antenato, che dubita delle capacità del ragazzo e gli impedisce di sintonizzarsi con la reliquia. Il ragazzo prova per ore, ma continua a essere rifiutato, il che mette giù di morale il team. Simone e Doric vogliono andare, quindi Edgin finalmente confessa. Spiega che i maghi rossi hanno ucciso sua moglie perché lui aveva rubato da loro quando si era stancato di lavorare per la giustizia e ammette di aver deluso tutti, e questo è il motivo per cui non può arrendersi ora. Commossi, gli altri decidono di restare. Olga poi pensa a un piano per usare il bastone magico al posto dell'elmo per entrare nel castello. Prima devono comprare un quadro incorniciato e piazzargli sopra un portale. Dopo Edgin si nasconde sotto una pila di foglie nella strada e aspetta che passa una carrozza che porta i tesori di Forge per attaccargli il dipinto di sotto. Simone poi apre un altro portale e Olga distrugge il legno della carrozza dal quadro, permettendo a Doric di entrare. Il quadro per poco non cade, ma Doric usa la sua coda per fare da leva e riesce a recuperarlo. Dopo, usano il portale per richiudere la carrozza, e Doric porta dentro il quadro, nascondendo il portale. La ragazza poi si trasforma in un insetto ed esce dal veicolo. Tempo dopo, la squadra raggiunge Neverwinter per assistere all'inizio dei giochi dell'Alto Sole, che consistono nel fare affrontare imprese molto pericolose a 5 gruppi. Forge presenta l'evento e dice di non andarsene dopo la fine dei giochi perché ci sarà un regalo per tutti. Le guardie mettono il quadro con le altre ricchezze, che purtroppo cade per terra. Quindi, quando i nostri eroi ne aprono un altro in privato, scoprono che non possono usarlo. Doric cerca di fare un buco in modo da passare come insetto, e Edgin cerca di motivare Simone, dicendo al ragazzo che lavora meglio quando sotto pressione e gli dice di usare l'elmo. Il giovane mago poi crea un'illusione di Edgin che canta per distrarre le guardie, tuttavia il ragazzo si incastra un piede e l'illusione svanisce, quindi le guardie li inseguono. Mentre Edgin e Simone entrano dentro, Olga rimane a combattere i soldati con la sua ascia, stendendoli uno ad uno. Simone raggiunge la porta col sigillo e indossa l'elmo, ritrovando il suo antenato, che lo insulta. Questa volta il ragazzo si arrabbia e dà un pugno al suo antenato, il che gli permette finalmente di usare l'elmo e aprire la porta. Usando i suoi nuovi poteri, stende molte guardie e dopo entra nella stanza insieme ad Olga, dove non trovano nulla. Nel frattempo, Doric riesce a fare il buco e passa sotto forma di verme, trovando tutte le ricchezze nascoste sotto l'arena. Ci sono delle guardie che le trasportano in una barca, rivelando che il piano di Forge è di scappare con tutti i soldi e che l'uomo non sa delle vere intenzioni di Sofina. Una guardia trova Doric e la stende, mentre Olga e Simone sono catturati da tentacoli magici che spuntano dal terreno. Edgin riesce a trovare Kira e si scusa per essere stato un cattivo padre, tuttavia quella che vede è semplicemente un'illusione di Sofina, che usa i tentacoli per catturare anche lui. Quando Forge arriva, pensa di ucciderli tutti, ma Edgin lo convince a permettere al gruppo di competere nei giochi per morire con dignità. Il team si ritrova nel Colosseo, e a Doric e Simone vengono dati dei bracciali blocca magia. Il primo evento è un labirinto pieno di mostri, e il gruppo si ritrova a scappare. I mostri rincorrono i vari concorrenti, e sono capaci di usare illusioni. Doric trova una spada dentro un baule, e cercando di aprirne un altro, Olga si imbatte in un mimic, che le prende la gamba con la lingua, che fortunatamente viene tagliata da Doric. Nel frattempo, Forge si prepara a scappare in barca con Kira e lascia il comando a Sofina. Nel labirinto, Doric cade e si incastra la mano in un cubo gelatinoso. Olga la aiuta a liberarsi, ma il bracciale resta dentro. Edgin viene messo all'angolo da un altro mostro, ma gli altri lo salvano. Alla fine, riescono ad uscire dal labirinto, dove delle gabbie sono pronte per portarli alla prossima sfida. Edgin dice che devono scappare e non proseguire, dando a Doric un'idea. Li fa entrare nel cubo gelatinoso, e quando la prima sfida finisce, il cubo è portato via. Doric si trasforma in un serpente per scappare, e poi tira via gli altri. Percorrono un tunnel, dove trovano delle chiavi per liberare Simone dal bracciale. Dopo aver percorso un altro tunnel, i nostri eroi arrivano al porto, dove stendono tutte le guardie e trovano la barca piena di ricchezze e la tavola. Quando arrivano Forge e Kira, Edgin spiega tutto alla figlia. La bambina finalmente capisce, e Forge decide di tenerla in ostaggio con un coltello. Mentre Forge fa il solito discorso da cattivo, Olga gli lancia una patata, permettendo a Kira di scappare. La squadra usa una barca per andarsene, e Simone crea un'onda gigante con la magia che colpisce Forge. La bimba perdona il padre e i due si abbracciano. Nel frattempo, Sofina sta usando il corno per eseguire il suo piano. La maga ha infatti usato Forge per fargli fare i giochi e usare tutti gli spettatori per creare un nuovo esercito di non morti.
La squadra vede le nuvole nere sopra il palazzo e decide di andare ad aiutare. Mentre Sofina comincia a rilasciare l'incantesimo, Edgin pensa a un piano in cui Simone dovrà aprire un portale nella nave e collegarlo a un palloncino gigante sopra il Colosseo. Le ricchezze cominciano a cadere dal portale, e tutti gli spettatori cominciano ad inseguire il palloncino, salvandosi dall'incantesimo di Sofina. Edgin chiede alla figlia di nascondersi con la sua collana, e poi il team affronta Sofina, che li attacca. Simone li protegge con una magia, mentre Doric si trasforma in un gufo orso e salta addosso alla maga, che la respinge e usa la magia per portare in vita una statua di drago. Il gruppo usa le varie abilità per attaccarlo, ma niente sembra funzionare. Il drago sta per mangiare Edgin, ma Doric realizza che bisogna attaccare Sofina, il che disattiva la magia. Sofina poi cattura Olga ed Edgin in una sfera e evoca una mano gigantesca che insegue Doric. Ma Simone evoca la sua mano e la combatte. Sofina alla fine vince e la distrugge mentre la sfera si schianta e si apre. Il team non si arrende e prende il sopravvento su Sofina. Quindi la maga attiva l'incantesimo fermatempo. La donna è già convinta di vincere, ma ad un tratto tutti cominciano a muoversi, infatti questo è sempre stato il loro piano. Quando Sofina si guarda il braccio, scopre che Kira le ha messo il bracciale blocca magia mentre era invisibile. Dopo Doric si trasforma in un gufo orso e picchia per bene Sofina fino a quando non la uccide. I ragazzi celebrano la vittoria. Purtroppo però, Olga è stata ferita mortalmente e muore. Kira piange, ed Edgin realizza che la donna è sempre stata come una madre per la bambina, quindi l'uomo decide di usare la tavola su Olga. Mentre i nostri eroi celebrano la vittoria, Forge cerca di scappare con dell'oro, ma viene fermato da Zenk. Dopo, il signore originale di Neverwinter si sveglia ora che la magia di Sofina è andata, e consegna alla squadra delle medaglie per l'eroismo. Forge è in prigione e prova a richiedere il perdono raccontando la sua tragica storia, ma al consiglio non interessa. L'uomo trova la creatura alata e prova a scappare pure lui, ma il consiglio ha chiuso tutte le finestre dopo l'ultima volta. Non dimenticare di iscriverti, e se il video ti è piaciuto lascia un like.